La cattiveria esiste davvero? In cosa consiste la crudeltà? Ebbene sì, la cattiveria esiste sul serio e può sfociare in atti lesivi e soprattutto pericolosi verso chi ne è oggetto. La si riconosce subito perché reca dolore a chi la subisce. Secondo Jung, l'ombra ne è la dimora, ossia quella parte più sconosciuta del nostro sé, oscura, vergognosamente nascosta, in cui vengono celate le nostre paure più profonde, le nostre frustrazioni, le nostre perversioni. Ebbene, se non si entra in questa oscurità, se non ci si cala in questa profonda voragine interiore, se non si affronta dunque quel processo che Jung definisce di individuazione, quest'ombra diverrà sempre più sconosciuta, lontana, come parte a sé stante, disgiunta dalla nostra ragione e dalla nostra coscienza, e ci agirà da dentro, dall'interno, dal profondo, come un pericoloso estraneo che ci fa da burattinaio. La cattiveria dunque fa parte di ciascuno di noi. A noi sta il compito di stanarla, conoscerla e governarla. Ma ci sono anche condizionamenti familiari, appartenenze culturali, percorsi educativi, contingenze sociopolitiche che, bloccando o inibendo il nostro personale processo di individuazione, possono ingigantirla, renderla più pericolosa, più subdola, una minacciosa polveriera. E allora si manifestano tutti quei comportamenti che noi percepiamo come lesivi, aggressivi, dolorosi, tutti quei tratti di personalità e comportamenti antisociali privi di morale, privi di empatia, privi di umanità, che tanto ci spaventano e sgomentano. Sì, perché la crudeltà è tutto questo, è mancanza di etica, è invidia morbosa, eradicata, è un insano piacere nello scorgere il dolore altrui, è il voler raggiungere i propri obiettivi senza minimamente curarsi delle conseguenze che le proprie azioni avranno sugli altri. È il vivere pensando che si possa e si debba lecitamente offendere, umiliare, ferire anche mortalmente chi si frapponga fra sé e i propri obiettivi. La cattiveria inoltre ama giustificare se stessa. Ogni azione deplorevole compiuta da un malvagio è infatti sempre una bieca scusante. In realtà egli agisce solo ed esclusivamente per massimizzare i suoi risultati. Poco o nulla gli importa di far soffrire qualcuno per questi risultati. Egli non considera etica e morale come valori aggiunti nella rete sociale e comunicativa umana. Ma allora, il malvagio quali strumenti reputa utili al proprio soddisfacimento? Sicuramente, in primo ordine le menzogne, le bugie, le calunnie, i raggiri, la manipolazione. Egli si serve di tutto questo arsenale di falsità costantemente, perché egli disprezza gli altri, non li reputa degni di verità e di rispetto. Ed anzi, quando le menzogne non gli bastano più, spesso giunge alle maniere forti. Egli giunge al maltrattamento fisico e mentale, a comportamenti disumani, insensibili e umilianti. Egli deve infatti mostrare agli altri chi è il vero dominatore, chi ha potere, chi è il migliore. Ed allora la cattiveria si esplica in un malsano e patologico bisogno di emergere, di grandiosità, di superiorità, nel sentirsi meritevole di ogni soddisfazione, perché lui e solo lui è il migliore, e tale deve risultare agli occhi degli altri e di se stesso. Questa escalation di delirio e sadismo è ancora più pericolosa nel momento in cui si sia dinanzi ad uno scarsissimo autocontrollo e ad una elevata impulsività. La cattiveria inoltre non prova rimorso. Tutto ciò che compie il malvagio a discapito degli altri è frutto di un deliberato
tentativo di danneggiamento per arrivare ai propri scopi. Egli non ha ripensamenti o sensi di colpa. Egli vede unicamente se stesso, riflesso negli specchi della propria esistenza. Gli altri non esistono, sono soltanto un mercificabile contorno da sfruttare in maniera spregiudicata e radicale per i propri interessi. Il distacco emotivo dalle altre persone poi è disarmante. Non provano particolare affettività, l'empatia e la sensibilità sono concetti sconosciuti ai malvagi. Sono unicamente focalizzati verso se stessi ed in modo particolare verso gli aspetti immateriali della vita, il denaro, il lusso, la ricchezza, beni di ogni genere, visti come un risarcimento e un meritato premio alla propria immensa e delirante grandiosità e perfezione. Sì, perché il malvagio vuole, pretende che ora qualcuno si accorga di lui, che tutti si accorgano di lui, che qualcuno lo ammiri, che tutti lo ammirino, che qualcuno lo veneri, che tutti lo venerino, che qualcuno lo consideri il migliore, che tutti lo considerino il migliore. Egli ora vuole splendere perché per troppo tempo è stato nell'oscurità, dietro alle quinte, nell'anonimato più mediocre, vittima anche egli a sua volta di maltrattamenti, abusi e violenze. Ed ecco che egli ora da vittima pretende di diventare carnefice. Sì, perché le origini della cattiveria non risiedono in uno stratagemma casuale genetico o divino che consegna ad ignari genitori un neonato diabolico nella culla. La crudeltà è anch'essa un percorso, un accatastarsi silente ma inesorabile nell'ombra junghiana di esperienze frustranti e negative, di umiliazioni e paure, vissute in ambiente familiare o amicale, educativo o sociale, che se non giungono alla consapevolezza della coscienza, creano individui incapaci di agire con umanità ed equilibrio, ma bensì pronti ad azioni scellerate e spesso molto pericolose. Quest'oggi si sente spesso parlare di disturbi di personalità, disturbi che hanno maggiormente rispetto ad altri un imponente substrato comune di crudeltà e le cui caratteristiche principali rientrano perfettamente tra quelle di cui ho sin d'ora parlato in questo video: disturbo antisociale, disturbo borderline, disturbo istrionico, disturbo narcisistico ed altri. È infatti importante esserne informati, ma lo è altrettanto di più lasciare che se ne occupino in particolar modo terapeuti professionalmente preparati, poiché il tentare di salvare dalle maglie di un disturbo mentale così pervasivo e spesso pericoloso un individuo, seppur amato, con metodi fai da te, non è coerente con un concetto chiave della nostra esistenza, cioè tutelare se stessi. A volte, infatti, si tratta di non porsi l'obiettivo di guarire un individuo, ma di accompagnarlo alla guarigione, ad esempio consigliandogli un percorso terapeutico e supportandolo durante il periodo di cura. E se si è vittima di un malvagio e di cattiveria? Si può pensare ad un iniziale approccio discorsivo con la persona in questione, ovviamente se il livello di crudeltà non ha superato la soglia del penale. Si può dunque parlare apertamente, ma con grande assertività, all'individuo che ci ha ferito, mostrandogli chiaramente i nostri sentimenti in merito, i nostri bisogni e la nostra necessità ferma circa il non essere più un suo bersaglio. Se però la situazione non cambia, non rimane altro che allontanare definitivamente la persona in questione dalla propria vita e, nel caso in cui non sia immediatamente possibile, limitare drasticamente ogni interazione. Inoltre è necessario e benefico confidarsi e chiedere aiuto a chi amiamo e di chi ci fidiamo, poiché circondarsi di chi ci vuol bene, delle loro premure e positività, ci permette di vivere meglio l'angoscia che ne può derivare, ci permette di alzare la nostra autostima, ci permette di ricevere ottimi consigli e anche di avere validi testimoni in caso di reiterate menzogne o addirittura aggressività.
Infine, contrariamente a quanto si tende a fare, contrariamente a quanto ci viene spesso consigliato, non si devono ignorare battute di cattivo gusto o frecciatine crudeli, bensì è corretto rispondere a tono con battute altrettanto sarcastiche e pungenti, poiché seppur si otterrà poco da questi soggetti, almeno si dimostrerà a se stessi di essere in grado di difendersi e controbattere e all'altra persona di non voler più subire chiarendo la propria posizione. Questo ovviamente nel caso in cui, come ho già ribadito precedentemente, la crudeltà non abbia già superato i livelli del penale, poiché nel caso in cui fossero già accaduti episodi di elevata gravità e pericolosità è necessario rivolgersi alle autorità competenti. È necessario ricordare dunque di tutelare sempre se stessi, poiché come ci insegna Jung, se certe situazioni problematiche non si possono risolvere, si devono almeno aggirare e superare. I problemi più grandi ed importanti della vita sono tutti, in un certo senso, insolubili. Non potranno mai venire risolti, ma solo superati. Carl Gustav Jung.